Tra le sessioni di una conferenza della Chiesa nell'ottobre 1840, i santi si precipitarono al fiume Mississippi, dove diversi anziani stavano in acqua fino alla vita, pronti a battezzare i membri per i loro defunti, nonni, padri, madri, fratelli e sorelle e figli. Wow! Ora, questo sistema per battezzare le persone per i morti non è certamente il modo in cui lo si fa oggi. All'inizio era un po' come un puzzle da risolvere, visto che era stato detto loro cosa fare, ma non esattamente come farlo. Mentre lo scoprivano, il Signore pazientemente accettò i loro tentativi. Come risolvere il puzzle? Primo passo. Il profeta voleva dire loro le parole giuste da usare. Secondo passo, dovevano assicurarsi che le donne fossero battezzate per le donne e gli uomini per gli uomini. Terzo passo, erano necessari dei testimoni? Chi può farlo? Quanti erano necessari? Questo andava bene? Quarto passo, anche questi battesimi dovevano essere osservati, registrati e messi per iscritto, come sono stati registrati in cielo. Punto 5. Dove era il luogo adatto per questa ordinanza officiata per i morti? Dopo un certo tempo fu detto loro che i battesimi per i morti non potevano più essere fatti nel fiume, ma dovevano essere fatti nel tempio. Così, quando le mura del tempio erano alte solo pochi metri, gli artigiani costruirono uno spazio temporaneo nel seminterrato del tempio, dedicato al battesimo per i morti, con un fonte battesimale ovale che poggiava sul dorso di 12 buoi tagliati a mano. Ok. Il puzzle per come fare questo lavoro era stato risolto, ma ce ne sarebbero stati ancora altri da risolvere per altre ordinanze. Mentre svolgevano il loro lavoro, Margaret Cook e Sarah Kimball non poterono fare a meno di notare che gli uomini che lavoravano al tempio avevano bisogno di scarpe e abiti da lavoro migliori. Seguendo l'ispirazione, chiesero se altre donne avrebbero voluto aiutare con il cucito formando una società caritatevoli. Eliza Snow scrisse un documento per ufficializzare la loro organizzazione e poi mostrò il documento completo al profeta. Egli dichiarò che era una grande costituzione, ma il Signore aveva qualcosa di meglio. Il 17 marzo 1842 20 donne si riunirono ansiosamente per sentire quale fosse il piano che il Signore aveva per loro. La loro nuova società doveva incoraggiare le donne a cercare e prendersi cura dei bisognosi, offrire una retta correzione e rafforzare la comunità. Joseph invitò le donne a scegliere la loro propria presidente. Anne Whitney propose con fiducia Emma Smith e le donne accettarono l'unanimità. Emma disse: Stiamo per fare qualcosa di straordinario, ci aspettiamo occasioni straordinarie e chiamate pressanti e soprattutto la carità dovrebbe motivare la nostra società di soccorso. Questo gruppo, la Società di Soccorso, è cresciuta rapidamente e oggi è una delle più grandi organizzazioni femminili internazionali del mondo, con milioni di membri in più di 100 paesi. Ora, un altro gruppo con molto lavoro da fare erano i 12 apostoli. Nel 1841 la maggior parte degli apostoli tornò dalla predicazione del Vangelo in Inghilterra. Era stata una missione incredibile. 8 apostoli avevano servito insieme: Brigham Young, Abel Kimball, Parley Orson Pratt, John Taylor, Wilford Woodruff, Georgia Smith e William Richards. E ora gli oltre 6.000 membri in Inghilterra e in Scozia stavano iniziando a emigrare e unirsi ai santi di Nauvoo. Brigham aveva trascorso quasi ogni estate da quando si era unito alla Chiesa lontano in missione, ma il 9 luglio 1841 il profeta ricevette una rivelazione che avvisava Brigham che non gli era più richiesto di viaggiare e che invece avrebbe dovuto rimanere a casa a passare del tempo con la sua famiglia e adempiere alla sua chiamata nella Chiesa nelle vicinanze. E sinceramente Joseph aveva davvero bisogno di aiuto per gestire la Chiesa. Tentato assassinio dell'ex governatore Lilburn Box! Il nefasto governatore Lillian Box, che aveva molti nemici, fu colpito in casa mentre era seduto sulla sua sedia ed ora era in fin di vita. I nemici della Chiesa sostennero che Joseph Smith l'avesse commissionato a Porter Rockwell e fu emesso un mandato d'arresto per Joseph. L'unico problema era che Joseph e Porter erano totalmente innocenti. Joseph non era entrato nel Missouri dal giorno in cui era fuggito, ma folle assetate di sangue volevano riportarlo indietro ed ucciderlo. Così Joseph dovette nascondersi per salvare la sua vita. Rimase nascosto per 5 mesi, fino a quando un giudice dell'Illinois gli garantì un'udienza equa e lo rimise in libertà.
Sfortunatamente, questo non impedì ai politici arrabbiati del Missouri di cercare ancora 2 volte di portarlo in giudizio. Ora, mentre era nascosto, Joseph trovò modi unici per condividere le parole di Dio. Le sezioni 127 e 128 erano 2 lettere che egli inviò segretamente alla Chiesa su argomenti che gli stavano a cuore e cose che aveva imparato dal Signore. Egli disse: «È in acque profonde che sono abituato a nuotare, ma io trionferò su tutti i miei nemici, poiché il Signore Dio lo ha detto». Poi ha risollevato gli spiriti di tutti incoraggiandoli. «Fratelli, non persevereremo in una così grande causa? Andate avanti, non indietro. Coraggio, fratelli, e avanti, avanti, fino alla vittoria. Che il vostro cuore gioisca e sia estremamente lieto». La prossima volta impareremo a conoscere un illuminante pasto con Orson Hyde e il profeta. Ci vuole molto per fare questi video, così per mantenere la fruizione online gratuita per tutti, considerate la possibilità di donare. Trovate il link nella descrizione qui sotto. E grazie per aver guardato. Questo episodio è pieno di informazioni, quindi potresti volerlo guardare di nuovo per essere sicuri di non aver perso nulla, comprese le battute esilaranti. Se senti che questo video ti ha aiutato nel tuo cammino verso la verità e il discepolato cristiano, per favore iscriviti e condividi, soprattutto vai a leggere le scritture da te stesso.